Rieccoci con un nuovo video, quest'oggi come vedete con gli After Tarot. Di conseguenza quest'oggi cercheremo appunto di capire con questo mazzo molto in riferimento al futuro. Ovviamente ragazzi, come sempre, io vi lascio il link in descrizione di un video precedente in cui ho descritto questo mazzo, soprattutto appunto nelle modalità di utilizzo rispetto anche a mazzi più tradizionali. Quindi questo è un mazzo che ci permette uno sguardo successivo in tempistiche ovviamente future per comprendere anche ovviamente grazie ad un attento approccio iconografico, quindi con raffigurazioni molto chiare, quello che appunto accadrà in una determinata situazione. Ora, cosa chiederemo a questo mazzo? Domanda molto diretta, senza troppi giri di parole, una domanda che mi viene fatta ovviamente molto spesso, ossia, vivremo mai una storia alla luce del sole? Dunque, questa è una stesa che si adatta sia a chi deve vivere una storia nascosta poiché appunto l'altra persona è impegnata, oppure voi impegnate, ma è anche una stesa che si adatta a chi debba vivere, per esempio, una storia nascosta perché consapevole del fatto che a qualcuno una storia non andrebbe molto giù. Ad esempio, in caso i vostri familiari, genitori, parenti, amici possano non essere d'accordo con questa storia, oppure in caso, per esempio, voi siate colleghi di lavoro e sino ad ora abbiate voluto evitare comunque qualche pettegolezzo di troppo, d'accordo? Quindi si adatta a più situazioni. Quale metodologia ovviamente di stesa andremo ad utilizzare? Un metodo che ben si adatta ovviamente unicamente al futuro, il gioco del destino, 5 carte disposte a croce, inerenti il futuro, quindi andremo ad analizzare il vostro futuro nei vari aspetti che ovviamente vi descriverò man mano che andremo ad occuparci di ogni singola posizione. Iniziamo ora a mescolare il mazzo degli After Tarot e dunque per il principio di sincronicità cerchiamo appunto di capire se con questa persona vivrete mai una storia alla luce del sole. Perfetto, dunque, come potete vedere appunto qui abbiamo il gioco del destino, come vi ho detto poco fa comprende appunto 5 carte, prima carta estratta, ciò che sarà a favore della domanda, seconda carta estratta in opposizione ciò che sarà a sfavore, quindi gli ostacoli che incontrerete, terza carta il giudizio complessivo su quanto dovrà accadere, ovviamente tra voi e questa persona, quindi come procederà, diciamo in maniera generica, il vostro percorso. Quarta posizione, ciò che dovrà effettivamente accadere, quindi gli eventi predominanti da un punto di vista proprio pratico, fattuale. Carta centrale, quinta ed ultima carta, il responso definitivo alla stesa, quindi una sorta di sì o no. Vediamo ora ragazzi in prima posizione i pro della situazione, cioè cosa sarà a vostro favore in questa situazione. Che bella carta, il giudizio.
Allora ragazzi, la carta del giudizio è una carta che ovviamente parla di situazioni molto favorevoli legate ad una decisionalità, una progettualità importante, ovviamente da parte dell'altra persona. Il giudizio parla infatti di chi vuol rinascere completamente a nuova vita. Cioè questa persona ha un bisogno viscerale, fisiologico proprio, di ricominciare la propria vita da capo. Il giudizio, come vedete, ovviamente è una carta che rappresenta dei morti, dei defunti che ritornano in vita. Quindi questa persona ha bisogno di chiudere la morte, no? Definitivamente con situazioni del passato per aprirsi completamente a situazioni nuove. È chiaro che questa ovviamente chiamata a nuova vita procederà lungo ovviamente dei sentimenti, scorta di sentimenti molto importanti, perché il giudizio parla comunque di sentimenti, emozioni profonde che questa persona prova per voi. Cioè questa persona vede ad oggi in voi e vedrà soprattutto in futuro la persona giusta, il partner giusto con cui ricominciare ad amare. Quindi, ovviamente ragazzi, la carta del giudizio è una carta che parla della volontà piena da parte dell'altra persona di ricostruire la sua vita dopo aver completamente rotto, distrutto ciò che ha avuto sino ad ora. Situazioni che non hanno fatto star bene questa persona, che non la fanno stare bene e che non la faranno star bene nemmeno in futuro. Per cui questa persona sentirà la strenua necessità appunto di effettuare un cambiamento. Ora, il cambiamento voluto dal giudizio non è un cambiamento da poco, perché, ripeto, è qualcosa di totalmente radicale, quindi è un ripartire da zero e ovviamente come tutti i percorsi di questo tipo richiede che cosa? Delle decisioni importanti. Il giudizio parla anche di decisione, appunto di scelta, però fondamentale, ok, nella vita di questa persona. E parla anche il giudizio di tutto ciò che riguarda le comunicazioni, quindi dichiarazioni, proposte importanti che andranno in qualche modo a sistemare il presente, rivedere il passato e decidere per un futuro completamente nuovo. D'accordo? Quindi quello che questa persona vuole e che metterà in atto sarà un cambiamento enorme di vita, ma veramente enorme, per cui andrà in qualche modo a rivedere tutti, diciamo anche i suoi sbagli, i suoi errori, le sue scelte, le sue decisioni. Questa persona rivedrà la sua vita come in una sorta di film, d'accordo? E di conseguenza, in base a ciò che vedrà, in base a ciò su cui rifletterà, prenderà le sue decisioni. Quindi aspettatevi, ripeto, con il giudizio, delle comunicazioni importanti, cioè man mano che procederanno i giorni, le settimane, i mesi, questa persona inizierà a parlarvi maggiormente di progetti in riferimento a un futuro totalmente diverso rispetto al vostro presente e al vostro passato. Quindi attenzione bene alle comunicazioni, perché il giudizio punta molto su questo, cioè su comunicazioni importanti, decisioni importanti, cioè voi vedrete questa persona cambiare lentamente, ragazzi, quindi non dall'oggi al domani, ma questa persona affronterà veramente un enorme cambiamento. Dunque, vediamo ora ragazzi invece cosa ci sarà in opposizione, ecco appunto, un'energia femminile. Allora, energia di pentacoli. Dunque, in cartomanzia ma anche in tarologia, la regina di pentacoli e la regina di spade rappresentano l'altra donna. La regina di coppe e di bastoni rappresentano la consultante. Dunque, in caso questa persona sia impegnata, ragazzi, è ovvio che la regina di pentacoli è
la compagna ufficiale, che può essere moglie, fidanzata, ovviamente, no? A seconda del ruolo. È chiaro che in caso, ovviamente, ripeto, il vostro non sia un rapporto con una persona impegnata, ma per esempio con una persona che per qualche motivo deve tenere nascosto il vostro rapporto, la regina di pentacoli può essere per esempio una madre, può essere una sorella, può essere un'amica che non è amica ovviamente, molto invidiosa, può essere una collega di lavoro, può essere un datore di lavoro, comunque qualcuno che obiettivamente è particolarmente ostile alla vostra storia. A prescindere comunque da chi possa essere questa regina di denari, a seconda ovviamente della vostra situazione, è ovvio che è una donna molto molto ostile, perché in accezione negativa le regine, insomma, hanno un certo peso, d'accordo? Anche i re, però, insomma, le regine sono particolarmente cattivelle. In particolar modo, la regina di denari fa leva su cosa? Sui denari. Quindi, in caso sia una moglie o anche, diciamo, una fidanzata, ecco che metterà in atto dei veri e propri dispetti, ricatti, scaramucce, diciamo, in riferimento al denaro. Quindi potrebbe fargli, diciamo, ecco, passare un brutto periodo da un punto di vista economico-finanziario. In caso possa essere, per esempio, una collega gelosa, potrebbe cercare di, diciamo, ecco, creargli delle difficoltà in ambito professionale, mettendogli i bastoni fra le ruote. Ovviamente cosa che potrebbe comportare appunto un aggravio della situazione comunque economica, per quanto riguarda le entrate, per esempio, il suo stipendio. Cioè questa è una persona che veramente risulterà particolarmente nemica e ostile. E ripeto, userà come arma, diciamo, in particolar modo il denaro. O evidentemente perché sa che quest'uomo non naviga in, diciamo, ecco, acque tranquille da quel punto di vista, o perché sa che lui ci tiene molto a quell'aspetto. Può essere un uomo che ama molto il benessere economico, materiale, e quindi lei farà leva su questa situazione. Quindi è sicuramente una donna scorretta, disonesta, capricciosa e molto vendicativa. È una donna anche molto possessiva, come tipico della regina di denari, quindi prestare comunque attenzione, perché comunque è una donna gelosa, invidiosa sì, ma soprattutto gelosa e possessiva. Quindi in caso sia una moglie, fatica a lasciarlo andare, ma non perché ne sia innamorata, ma perché lo considera cosa sua, come tipico dei personaggi di denari, che tendono a, diciamo, considerare gli altri come degli oggetti personali, di appannaggio personale. Quindi comunque è un comportamento assolutamente malsano, Perciò prestare comunque attenzione a questa energia femminile, anche in caso, ripeto, possa essere una madre. Quindi una donna che potrebbe, per esempio, non aiutare economicamente il figlio o creargli proprio delle difficoltà. Ecco, è una energia femminile generalmente piuttosto giovane, non è una ragazzina, ok? Però sicuramente è un'energia femminile giovane. Ma, ripeto, che non sa amare, ma non perché sia giovane e quindi non abbia, diciamo, esperienza dell'amore, ma perché è una persona che appunto pecca di superbia, eccessivo orgoglio ed in particolar modo arroganza e prepotenza. Cioè questa donna pensa che tutto le sia dovuto, che lei non debba perdere nulla. Lei non può perdere, lei è perfetta, a lei si deve tutto. Quindi un comportamento e un'interiorità particolarmente disequilibrata, d'accordo? Quindi questa è una donna che creerà in questo ambito, quindi ambito economico-finanziario, dei problemi. In caso sia una moglie, questa signora farà di tutto per riuscire a rendere la vita di quest'uomo difficile, non impossibile. Non è un personaggio di spade, d'accordo? Quindi prima o poi demorderà. Ma
qualche tentativo di rendere la situazione difficile lo metterà in atto, e anzi anche più di qualche tentativo, d'accordo? Quindi farà proprio dei dispetti, arriverà a gamba tesa su questo punto di vista, soprattutto in caso sia per esempio una moglie con figli, d'accordo? Quindi diciamo che cercherà di in qualche modo rendere la vita di quest'uomo particolarmente difficile. Vediamo ora ragazzi in terza posizione, quindi la carta lassù in cima, appunto, diciamo il percorso complessivo, uno sguardo complessivo, che bello. Allora, la temperanza, lungo, però bello. Allora, la temperanza, ragazzi, assieme ad altri arcani, quindi ovviamente l'eremita e la giustizia, ecco, sono i tre arcani maggiori che hanno le tempistiche più lunghe. So che questa cosa non vi piace particolarmente, però è una carta di successo, pieno successo. Il discorso ovviamente è che la temperanza consiglia vivamente, e dunque anch'io vi consiglio vivamente, di vivere questa situazione passo dopo passo. La temperanza è questo che consiglia, d'accordo? Di mantenere, mi raccomando, equilibrio, di non lasciarvi scoraggiare ovviamente da eventuali ostacoli che sicuramente ci saranno. Vi viene consigliato di avere fede, diciamo, di credere in questo rapporto, avere pazienza e moderazione e dare tempo al tempo, perché con perseveranza, cercando di assecondare il fluire degli eventi, tutto si sistemerà. La carta della temperanza, tra l'altro, non si riferisce solo al futuro, ma anche a uno sguardo sul presente, ossia vi sta ribadendo che tutto sta procedendo come deve, cioè siete già sulla strada giusta. È chiaro che però bisogna andare avanti con forza, coraggio, determinazione, avanzando passo dopo passo, step by step, rimanendo centrati sull'obiettivo e non facendovi mai abbattere. Quindi è necessario avere un equilibrio interiore di un certo valore. L'instabilità, il lasciarsi appunto sopraffare, scoraggiare da pensieri negativi, da ostacoli, non fa altro che rimandare il successo e allungare i tempi. La temperanza è una carta molto bella, ripeto, che parla di un vero e proprio rapporto che diventerà stabile, diventerà equilibrato, un rapporto che però deve costruirsi ancora nel tempo. Quindi è già una risposta alla domanda se tra voi e questa persona ci sarà mai una storia, ovviamente alla luce del sole. La risposta è sì, però la temperanza ricorda sempre che le tempistiche non sono così veloci e dunque la risposta finale non spetta alle carte ma a voi. Cioè siete voi a dover ovviamente decidere se effettivamente varrà la pena aspettare, se avrete voglia di aspettare, perché vi ripeto, le tempistiche sono lunghe, quindi sicuramente non stiamo parlando di qualche settimana, le tempistiche della temperanza si attestano grosso modo da 2 mesi, diciamo come tempo minimo, sino ad 1 anno, d'accordo? Quindi la risposta è positiva. Il discorso è che la situazione richiede pazienza, richiede di rimanere centrati sul proprio obiettivo, richiede il non scoraggiarsi, richiede molto coraggio e soprattutto una grande forza interiore. Quindi è ovvio che, come sempre, la risposta finale definitiva ad ogni situazione spetta alla consultante o al consultante. D'accordo? Spetterà a voi decidere se possa essere un sì definitivo o un no. Perché, ripeto, le tempistiche possono allungarsi. Ma siete già sulla strada giusta, dice la temperanza. Il successo c'è, ma non è così vicino.
d'accordo? Potrebbe essere più vicino perché, vi ripeto, tempo minimo della temperanza grosso modo 2 mesi, ma potrebbe anche procedere entro un annetto di tempo. Quindi sicuramente questa situazione richiede tanta pazienza, soprattutto da parte vostra, perché chi deve attendere ovviamente siete voi. Mm? In caso invece però le impegnate siate voi, ecco che chiaramente spetterà a voi poi una scelta, una decisione definitiva e quindi comunque scegliere e decidere se varrà o meno la pena di lasciare il vostro compagno ufficiale per iniziare una storia con quest'altra persona. D'accordo? Quindi la temperanza ovviamente è un sì come risposta alla domanda, ma tempistiche effettivamente un po' lunghe. D'accordo? Dunque, vediamo appunto in quarta posizione appunto cosa accadrà fattualmente a breve. 8 di bastoni. Allora, tantissime comunicazioni. L'8 di bastoni è la carta proprio che tra ovviamente gli arcani minori assieme ai fanti ovviamente e agli assi rappresenta le comunicazioni. Quindi messaggi, comunque, sorprese, notizie, proposte, dichiarazioni, ecco appunto anche quelle di cui vi parlavo appunto con la carta del giudizio, delle azioni vere e proprie, quindi un cambiamento che voi inizierete ovviamente a percepire nel rapporto con questa persona a partire sicuramente dalle prossime 3-4 settimane, perché l'8 di bastoni, come ovviamente le ultime carte numerali dei bastoni, quindi 7, 8, 9, 10 di bastoni, ecco, sono delle carte che ci parlano di tempistiche comunque molto brevi, ossia quindi di eventi che si verificano entro grosso modo 20 al massimo 30 giorni di tempo. O comunque, vi faccio un esempio, in caso voi guardiate questo video per esempio nei primi giorni di dicembre, una situazione che andrà a sbloccarsi grazie a tante comunicazioni entro il 20 o il 30 del mese, d'accordo? O comunque, ripeto, tra 20-30 giorni al massimo. Riceverete appunto molte comunicazioni, dichiarazioni importanti e comunque la situazione inizierà a prendere corpo, cioè voi vedrete questa persona cambiare, comunque mostrarsi leggermente diversa rispetto al passato e anche rispetto al presente. Quindi questo cambiamento previsto dal giudizio ma anche dalla temperanza inizierà dunque ad essere maggiormente percepito da voi entro appunto le prossime 3-4 settimane al massimo. Quindi sicuramente questa persona vi sembrerà diversa proprio a livello comunicativo, magari vi scriverà di più, vi cercherà di più, avrete modo anche magari di dialogare di più, di aprirvi e di confrontarvi. D'accordo? Quindi molte comunicazioni e ovviamente anche incontri, perché l'8 di bastoni, non dimentichiamolo, è una carta che appunto parla anche di erotismo e di sensualità. D'accordo? Quindi incontri diciamo molto pepati, dove sicuramente vivrete un ottimo feeling da un punto di vista erotico, ma avrete anche modo di parlare di situazioni su cui questa persona vuole agire in maniera concreta, perché i bastoni rappresentano sempre l'iniziativa concreta, d'accordo? Quindi sicuramente, ripeto, sentirete questa persona, vedrete questa persona ed inizierete a notare dei cambiamenti importanti proprio in questa persona, ripeto, entro le prossime settimane. Vediamo ora ragazzi in posizione appunto centrale una sorta di risposta definitiva alla domanda, che meraviglia, allora un fante di bastoni, ecco appunto li ho appena nominati i fanti. Allora la risposta è un sì pieno, l'abbiamo anche già detto ovviamente con la temperanza. Tra l'altro vi ripeto, una situazione comunque in divenire, i fanti rappresentano dei bambini, dei giovani generalmente, quindi una situazione embrionale che deve crescere, come tipico di un bambino e di un fante. D'accordo? Quindi una situazione che ovviamente deve procedere passo dopo passo per crescere di importanza, profondità e in quanto a scelte e decisioni.
Se infatti i re e i cavalieri rappresentano, diciamo, dei percorsi più lineari, netti, d'accordo? Basati su una forza, una determinazione notevole, i fanti e le regine rappresentano comunque delle situazioni che procedono, diciamo, più lentamente e comunque a volte anche, ecco, attraversate da momenti di dubbio, difficoltà, ripensamenti, dei momenti di riflessione. Quindi, vi ripeto, la risposta è comunque un sì, ma è un fante, non è un re, d'accordo? Quindi non è una situazione che procederà in maniera del tutto lineare, d'accordo? Cioè questa persona potrebbe attraversare ancora dei momenti di fermo, di stagnazione, però di nuovo la risposta è un sì, ma è semplicemente una situazione che ovviamente deve crescere nel tempo. Ora però ragazzi si spiega ovviamente la temperanza, Ora si capisce il perché, la necessità di questa tempistica così lunga, perché questa persona procederà come un fante, quindi come una persona, non direi infantile, però diciamo ecco un po' in difficoltà, dai, diciamo così, un po' in difficoltà in riferimento ad una situazione forse anche più grande di lui, cioè lui ha voglia di cambiare, stravolgere la sua vita, lo abbiamo detto con il giudizio, però fa un po' fatica a farlo. Cioè evidentemente questa persona deve un po' trovare quel mordente, quella spinta, quel coraggio in più che evidentemente non ha, perché ovviamente tipico dei fanti è appunto la paura a volte, no? La paura di sbagliare, la paura del futuro, di un reale cambiamento che si vuole, ma che fa paura, d'accordo? Quindi questa situazione procederà step by step e deve procedere step by step perché deve crescere. È ancora una situazione embrionale, nonostante per esempio voi vi conosciate da tempo, nonostante voi possiate avere anche una storia clandestina magari da anni, ecco che una decisione del genere richiede però ancora tanta pazienza da parte vostra. Ecco perché vi dicevo che nonostante la risposta positiva, qui non abbiamo un re o un cavaliere, d'accordo? Quindi una situazione lineare, netta, sicura, decisa, una persona che va dritta al punto, al suo obiettivo. È una situazione, diciamo, a volte un po' altalenante, d'accordo? Quindi un passo avanti, un passo indietro, 3 passi avanti, 2 passi indietro, cioè situazioni un po' difficili, anche ovviamente ostacolati da questa regina, Ricordiamo questa figura così negativa che andrà ad intaccare l'aspetto economico di questa persona, quindi ovviamente anche le difficoltà possono derivare, anzi deriveranno ovviamente anche da questo, d'accordo? Quindi anche la necessità di procedere lasciando maturare la situazione, gli eventi, ci sta, Ora facciamoci aiutare anche dagli oracoli degli angeli del cuore, appunto, di Doreen Virtue e cerchiamo appunto di capire, sempre partendo dal principio di sincronicità, qualcosa in più. Perfetto. Dunque, vediamo appunto ragazzi cosa hanno da dirci gli oracoli degli angeli del cuore di Doreen Virtue in riferimento ovviamente a questa situazione, quindi 2 oracoli che ci spiegano il futuro. Tieni la mente aperta, dunque ovviamente ragazzi la soluzione chiaramente ai problemi sarà particolarmente originale, d'accordo? Quindi dovrete affrontare situazioni che magari non avete mai affrontato nella vostra vita o comunque con modalità totalmente diverse appunto di azione. Ecco, e qui abbiamo, tieni la mente aperta e molto presto. Quindi, ripeto, nuovamente la risposta è un sì, perché molto presto ovviamente rappresenta una risposta assolutamente positiva.
Ovviamente una soluzione positiva, però ripeto, che partirà da delle soluzioni alternative, quindi eventualmente anche dal dover scendere a compromessi o scegliere comunque, ecco, delle modalità di soluzione, azione e reazione diverse appunto rispetto a quelle magari sperimentate sino ad ora. Quindi il tenere la mente aperta vi consiglia appunto di cercare di vivere proprio come diceva la temperanza questa situazione lasciando, diciamo appunto, fluire il corso degli eventi, proprio perché evidentemente sarà necessario cercare di risolvere la situazione utilizzando equilibrio, razionalità e lucidità. D'accordo? Quindi mai agire ovviamente in modo sconsiderato, in modo impulsivo e irrazionale. Quindi le cose sì andranno come vorrete voi, ma attraverso, diciamo, un percorso diverso rispetto a ciò che voi potreste aver in qualche modo sognato. D'accordo? Ma non andranno in maniera negativa, eh? La risposta, ripeto, è positiva, ma il percorso potrebbe essere differente, quindi differire, da ciò che voi vi aspettate. D'accordo? Quindi, per esempio, voi potreste aspettarvi tempistiche più veloci, invece potreste rendervi conto della necessità di dover attendere. La carta del tenere la mente aperta può anche rappresentare la necessità di ricevere aiuto, chiedere aiuto ad una persona che, per esempio, mai vi sareste appunto immaginati di in qualche modo cercare come alleato o alleata. D'accordo? Cioè voi potreste ricevere l'aiuto da parte di una persona totalmente inaspettata, in riferimento ovviamente a questa situazione. Quindi questa è una carta che in realtà, diciamo, è un oracolo che vi consiglia di aspettarvi di tutto, perché potreste ricevere ovviamente molte sorprese nel vostro percorso ovviamente futuro. Cioè voi potreste aver magari sottovalutato alcune potenzialità di azione per poi in futuro rendervi conto che invece potrebbe essere o potrebbero essere appunto le modalità giuste per approcciare alla situazione. D'accordo? Quindi, ripeto, è una carta che vi invita ad aspettarvi di tutto, con ovviamente un responso molto bello e chiaramente un responso molto positivo. Ripeto perché appunto l'oracolo del molto presto ovviamente è una carta che ci garantisce il responso definitivo positivo, d'accordo? Però ovviamente cercando di, ripeto, vedere la situazione attraverso magari anche occhi diversi, attraverso anche un vostro atteggiamento differente in riferimento alla situazione. La carta, l'oracolo, appunto ragazzi, del molto presto, in realtà ci dà anche un'indicazione in più, poiché, come potete vedere, appunto, questa carta recita decidi lucidamente che cosa vuoi. Questo perché, ragazzi, è una carta che vi invita ad essere chiari e onesti con voi stessi. E ovviamente ascoltando i vostri sentimenti con estrema onestà, scegliere che cosa è meglio per voi. Perché, come vi dicevo appunto, leggendo i tarocchi, effettivamente le tempistiche potrebbero essere lunghe, potrebbe esserci la necessità di pazientare, come appunto diceva la temperanza, anche appunto tempistiche lunghe, ma situazioni magari non lineari, come ci rimandava il Fante, d'accordo? Quindi è chiaro che spetterà anche a voi comunque un duro lavoro, d'accordo? Di pazienza, di equilibrio e forza. Dunque, gli angeli vi stanno ovviamente consigliando comunque di capir bene, come vi dicevo proprio leggendo i tarocchi,
se possa o meno essere il caso di aspettare o eventualmente di procedere per la vostra vita, magari anche lungo altri lidi. Quindi comunque vi viene chiesto un atteggiamento, ripeto, lucido e razionale, anche se sicuramente è un atteggiamento difficile da avere in situazioni dove i sentimenti hanno ovviamente la maggiore, ma è necessario che voi cerchiate di capire molto presto, appunto, se possa essere o meno il caso di attendere questo tipo di situazioni, di tempistiche, che hanno un risvolto positivo, sì, ma che devono essere portate avanti con forza, coraggio, discernimento e ovviamente tempistiche non dell'ordine dei prossimi giorni o delle prossime settimane. D'accordo? Quindi anche a voi, non soltanto ovviamente all'altra persona, aspetterà comunque un percorso anche di conoscenza interiore importante in riferimento effettivamente a ciò che voi vorrete ovviamente sul serio. D'accordo? Quindi comunque un periodo impegnativo, diciamo, anche per voi da un punto di vista riflessivo, per cercare proprio di capire cosa effettivamente vi faccia davvero bene e cosa dunque voi vogliate veramente. Dunque ragazzi, questa stesa termina qui. Ovviamente, come sempre, mi raccomando, forza, determinazione, coraggio, quanto mai ovviamente invito veritiero in questa stesa. Come sempre sapete che poi io tendo a rifare le stese, quindi andremo ancora a tenere d'occhio ovviamente la situazione per cercare appunto di capire come possa evolvere ovviamente questa situazione. Nel frattempo, buon percorso karmico, buona riflessione anche da parte vostra e ovviamente, come sempre, a presto!